Visto che questa parte è distrutta, ma questa parte qua è bella e il discorso di questo taglio non mi dispiace più di tanto, sapete che c'è? Adesso lo vado a tagliare. Allora, non vi faccio vedere il parafango tagliato. Questa è la parte che dobbiamo buttare via. Zio fa Suzuki. Oltre al parafango ho già sagomato, modificato la staffa della sella che ora vi faccio vedere. Che ora vi faccio vedere. Venite con me, ragazzi. Allora, abbiamo tagliato il parafango, mi piace, quadra abbastanza bene. Vedi il gradino, lo vedi un decimo, guarda, lo vedi proprio poco. Non voglio andare oltre perché rischio che poi si vede dopo, però rispetto a prima io ho tolto quasi 1 centimetro, ci sta. Io ho rifinito un pochettino questa staffa che non stava bene e questa qua che chiudeva qua, quindi direi che più o meno ci siamo. Il parafango, confermo, sta lì e adesso direi andiamo a divertirci a fare zan 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 zan. Quindi sventriamo, rismontiamo tutto, segniamo il carrozziere tutti i fori da chiudere. Questo qua è da chiudere, 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 e 1 e 2. Ed è pronto per andare in verniciatura, bello come il sole e soprattutto recuperato da un pezzo rotto. Questo è anche pronto per andarcene in verniciatura. Arrivati a questo punto mettiamo il cavalletto sotto la moto, alziamo un po' il culo della moto così la gomma non ci rompe le palle. Anche dovessimo andare a rovinare la gomma non ci interessa, tanto è una ruota da cambiare. Abbiamo già ordinato le Michelin, le Scorcher, che io vado matto per le Scorcher, quindi adesso facendo un po' di attenzione andiamo a fare quel che dobbiamo fare, ragazzi. Bruissa. Minchia. Oh, tutto a posto. Che tacconate. Ovviamente salteranno via. Andiamo a alzare un pochino la motos. Tagliamo? Tagliamo. Ok, ora andiamo a... Non so se rendo l'idea. Con la rima non sto andando dritta, sto facendo questo movimento tipo barca perché serve a dare la tondicità proprio al pezzo che stiamo andando a limare, quindi mi serve per rifinirlo soprattutto nella parte alta. Allora ragazzi, ci siamo, abbiamo segato i fender, ora ho dato giusto una pulita e una sbombolettata per vedere se si vedeva qualche imperfezione o roba del genere, ma è rimasta una bomba, è rimasto molto bello, pulito, perfetto, lineare, come Dio comanda. Quindi siamo più che in bolla qua, la misura di sospensione l'abbiamo presa, a parte che tanto dobbiamo cambiarle, quindi anche prendere un pelino più alti, non ci cambia niente, ma in questo caso andiamo a scendere, andiamo a mettere sempre le stesse sospensioni basse. Quindi, essendo che al momento siamo fermi, dobbiamo dargli ancora un paio di verniciate sulla parte, ovviamente sulla parte che abbiamo tagliato, perché non andiamo a riverniciare tutto il telaio, ma valuteremo se fermarci qua o dargli fino dove non si vede. Però generalmente quando lo faccio mascheri bene sulla saldatura, e ho trovato una buona vernice con un RAL molto simile all'originale, quindi andando a lucidare un pelino originale, andando a verniciare di nero lucido la parte incriminata, quella che abbiamo tagliato, dovremmo risolverlo, lo si vede a malapena. Poi ancora con la piastra sopra, un po' di cose sopra, non lo si nota più, anche perché siamo in peccato a verniciare tutto il telaio per questo motivo qua. Poi magari un domani lo modifichiamo totalmente, vediamo di poterlo andare a
a riverniciare. Per il momento lo possiamo lasciare così. Ora, visto che siamo lì per giocare, visto che oggi è lunedì, non mi sono arrivati i pezzi, quindi posso concedermi di giochicchiare un pochettino col mio sposter. Sapete cosa facciamo? Dobbiamo smontare i coperchi valvole, perché qua dentro abbiamo da montare loro, ragazzi, i nostri begli Alberacam. Per smontare gli Alberacam dobbiamo anche togliere i coperchi delle teste, i coperchi delle punterie. Quindi andiamo a sganciare lo spinotto. Fatto. Togliamo i coperchi delle punterie, togliamo le punterie sopra, anche perché questo bordino qua mi piacerebbe farlo fare rosso, e andiamo a togliere il carter, in primis perché dobbiamo farlo sabbiare e verniciare, che è in condizioni terribili. Il motore è già stato verniciato a bomboletta, come si può vedere, ma va bene, lo lasciamo così, non possiamo metterci a smontare un motore in piena stagione. Quindi andiamo a smontare il carter, togliamo il carter, vediamo se rifilarlo tutto come ben detto o se lasciarlo così. Quindi smontiamo la distribuzione, ragazzi. Quando, ragazzi, andate a togliere questo carter qua, il carter della distribuzione, dovete sapere che all'interno ci sono 4 alberi a cam. Nel momento in cui voi lo andate fisicamente a togliere, se le valvole sono rilassate, giustamente il cam vi rimarrà attaccato al semi-carter. Se invece le valvole stanno puntando, ovviamente per una forza di attrito rimarrà piantato all'interno del motore. Nel nostro caso ce ne freghiamo, perché tanto dobbiamo anche togliere questo, quindi possiamo tranquillamente andarlo a togliere. Così mentre poniamo a togliere i coperchi punterie possiamo far scolare l'olio. Tra l'altro bel colore, bell'olio. Oh, in questo caso sono rimasti tutti quanti lì dentro. Madonna, in che stato. Ripeto, non è che andiamo a fare il mondo questo sposterino, facciamolo solo andare un pelino, non dico meglio perché gli sposter vanno già bene di loro, facciamo andare un pelino più forte, dai. Giustamente ste fascette del cazzo devono sempre rompere la minchia. Ok, ed ecco qua i cam che vi dicevo, quindi aspirazione e scarico del cilindro posteriore, aspirazione e scarico del cilindro anteriore. Ovviamente ci sono tutti i segni di fase per poterli rimettere assolutamente in fase come si deve. In questo caso, prima di andare a sfilare, andiamo a togliere il coperchio punterie, così possiamo anche rilassare le punterie idrauliche. E anche qua, ragazzi, Siliconator! Questo però ci fa pensare che hanno già fatto qualche porcheria qua dentro. Ma va bene, non ci offendiamo. Ah, qua no. Qua sì. Qua no. Sarà stato un po' geloso questo. Vabbè. Chissà quando lo rimonterò sto sposter. Vabbè, il lunedì potrei sacrificarlo per lui. Vediamo. Oh. Piccola precisazione in merito a dei discorsi che facevamo sulla mappa, via dicendo. È la moto che lo chiede, se ne ha bisogno. Guardate qua, bianchissime come un foglio di carta, e anche la valvola di scarico, ragazzi, si vede che è bianca. Questa moto ce lo sta fisicamente chiedendo, perché la centralina non riesce più a compensare per via delle sonde a banda stretta al quale lavorano. La moto, viaggiando in open loop, tende a continuare a smagrire, a tenerla bella magra, quindi prima di fare danni andiamo poi a fare una mappa. A parte il fatto che nel momento in cui abbiamo messo gli Alberacam, la mappa dobbiamo per forza di cose farla, perché andiamo proprio a fargli aspirare molta più aria, quindi di conseguenza dobbiamo per forza dargli più benzina. In questo caso, con un filtro del cazzo come questo e una marmitta, però la Vance Nice 2 in 1 bella, esteticamente non mi piace, però è un bel marmittone, in questo caso dobbiamo assolutamente farlo. Quindi adesso andiamo a pulire questa zona qua, togliamo ancora l'olio dalla moto, lo scogliamo totalmente, togliamo l'olio, togliamo tutto, così andiamo a ripulire dando una piccola
passata giusto col pennello, e con la benzina tanto dobbiamo poi andare a lavare tutto e da lì vediamo di andare avanti.